Benvenuti sul mio canale. Il tutorial di oggi è un tutorial da aggiungere alla nostra rubrica punti e spunti perché si tratta di un punto veramente facile, veloce, si sviluppa su 4 righe di lavorazione, veramente adatto anche alle principianti e che si presta per molteplici creazioni. Prima di lasciarvi però al tutorial, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi darà le notifiche per ogni novità che pubblicherò. Inoltre, se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like. Un commento e condividetelo. Per questo punto avremo bisogno di un multiplo di 14 più 1. Io ho già montato 43 catenelle che sono 3 per 14, 42 più 1, alle quali vado ad aggiungerne un'altra per poter tornare indietro. Dopodiché entro nella seconda catenella partendo dall'uncinetto, faccio un punto basso, rientro nella costina più esterna del punto basso, ne faccio un altro e questo sarà il mio primo punto alto. Dopodiché vado a farne altre 3 punti alti su 3 catenelle. Quindi devo avere un totale di 4 punti alti, compreso quello iniziale, su 4 catenelle. Aggiungo una catenella di separazione, conto 1, 2, 3 e 4, entro nella quarta catenella utile e vado a fare un ventaglietto di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nella stessa catenella di base. Aggiungo una catenella di separazione e vado a contare ancora le mie 4 catenelle, quindi 1, 2, 3, entro nella quarta e vado a fare un punto alto, dopodiché ne faccio altri 6 su 6 catenelle. Dovremo avere un totale di 7 punti alti su 7 catenelle. Quindi 3, 4, 5, 6 e 7. Faccio una catenella di separazione e ripeto il ventaglietto di prima, quindi conto 1, 2, 3, entro nella quarta catenella utile e faccio il mio ventaglietto. Quindi 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nella stessa catenella di base. Catenella di separazione e di nuovo 1, 2, 3 e 4 entro nella quarta, vado a fare i miei 7 punti alti, un punto alto per ogni catenella, per un totale di 7. Aggiungo una catenella di separazione, entro nella quarta catenella disponibile, vado a fare i miei 2 punti alti, catenella e 2 punti alti nello stesso punto di base. Una catenella di separazione e di nuovo 1, 2, 3 e 4, entro nella quarta catenella e vado a terminare il lavoro con 4 punti alti, così come abbiamo iniziato. Abbiamo terminato la riga numero 1. Ora passiamo alla riga numero 2. Giro il mio lavoro e vado a fare punto basso su punto basso che andrà in sostituzione del mio primo punto alto. Aggiungo una catenella di separazione, vado nell'ultimo punto alto per questo gruppo, quello prima del ventaglietto, e faccio il ventaglietto, quindi 2 punti alti,
una catenella e 2 punti alti nello stesso punto di base. Aggiungo una catenella di separazione e vado al centro del gruppo di 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, vado al centro nello spazio tra i 2 punti alti, nello spazio creato dalla catenella tra i 2 punti alti. Catenella di separazione, vado nel primo punto alto utile del gruppo di 7 e faccio i miei 2 punti alti, catenella e 2 punti alti nello stesso punto di base. Catenella di separazione, salto 2 punti alti, entro nel terzo e faccio un punto alto. Catenella, salto 2 punti alti, entro nell'ultimo del gruppo di 7 e faccio il mio gruppetto di 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti nello stesso punto. Catenella, vado al centro del ventaglietto, cioè nello spazio creato dalla catenella tra i gruppi 2 punti alti, faccio un punto alto. Ho aggiunto una catenella di separazione, vado nel primo punto alto del gruppo di 7 e faccio il mio ventaglietto, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Catenella, entro nel terzo punto utile, faccio un punto alto, aggiungo una catenella, entro nel terzo punto che è anche l'ultimo del gruppo di 7 e faccio il mio ventaglietto, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Catenella, entro al centro dei gruppi di 2 punti alti della riga sottostante, faccio un punto alto. Catenella di separazione, vado nel primo punto utile, a questo punto nel gruppo di 4 perché siamo verso la fine della riga, e vado a fare i miei 2 punti alti, catenella e 2 punti alti. Una catenella di separazione, vado a chiudere la riga numero 2 con un punto alto e alla fine della riga numero 2 il lavoro si presenta così. Dopodiché giro il mio lavoro, entro nel punto che ho subito qua sotto, vado a fare punto basso su punto basso, dopodiché rientro nello stesso punto di base e ne faccio altri 2. Compreso quello iniziale, dobbiamo avere 3 punti alti nello stesso punto di base. Aggiungo una catenella di separazione, vado al centro del punto V doppio del ventaglietto del giro sottostante, faccio un punto alto, faccio una catenella, entro nell'archetto successivo, faccio un punto alto, vado sul punto alto, faccio un altro punto alto e sono 2, entro nell'archetto successivo, faccio un altro punto alto per un totale di 3. Catenella, mi sposto al centro del gruppo successivo e faccio un punto alto. Catenella, vado nel punto alto solitario, quello nella riga di sotto, e vado a creare un ventaglietto o un punto V doppio, 2 punti alti, catenella e 2 punti alti nello stesso punto di base. Aggiungo una catenella di separazione, mi sposto qui al centro e faccio un punto alto, catenella e vado a fare il gruppo di 3 punti alti così come abbiamo fatto a inizio riga. Quindi entro nell'archetto numero 1, faccio un punto alto, entro nel punto alto, faccio il punto alto numero 2, entro nell'archetto successivo e faccio il punto alto numero 3. Dopodiché aggiungo la mia catenella, mi sposto qua al centro e faccio un punto alto. Catenella, qui andremo a fare il gruppo di 2 punti alti, catenella e 2 punti alti nel punto alto che troviamo qui da solo nella riga sottostante.
aggiungo una catenella di separazione, vado qui al centro, faccio il mio punto alto, catenella, qui siccome, se avete notato, per ogni punto da solo che troviamo nella riga sottostante alterniamo 3 punti alti uno prima del punto alto della riga sottostante, uno sul punto alto e uno dopo. Dopodiché, quando troviamo l'altro punto alto da solo, facciamo 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti. Passando nel punto alto successivo abbiamo il gruppo di 3 punti alti, quindi abbiamo lavorato in maniera alternata. Qui abbiamo iniziato con 3 punti alti e qui andremo a finire con 3 punti alti, quindi questo è l'ultimo punto da solo che abbiamo, quindi andiamo a fare un punto alto subito prima, un punto alto nel punto e un punto alto subito dopo. Catenella, vado a fare il punto alto nel ventaglietto, catenella e vado a chiudere il lavoro con 3 punti alti nello stesso punto di base. E abbiamo fatto anche la riga numero 3. Ora passiamo a fare la riga numero 4. Giro il mio lavoro e faccio punto basso su punto basso, aggiungo una catenella di separazione, entro nell'archetto formato da una catenella e faccio un punto alto, vado nel punto alto e faccio un punto alto, entro nell'archetto successivo, faccio un punto alto. Qui ho i 3 punti di lavoro, tutti e 3 con un punto alto su ciascun punto. Qui ho l'archetto, faccio un punto alto, qui ho il punto alto, faccio punto alto, qui ho l'archetto successivo e faccio un punto alto. In totale dovremo avere 9, 2, 4, 6 e 3, 9. Quindi a questo punto faccio la catenella, entro al centro del ventaglietto della riga sottostante con un punto alto, prendo il filo, entro nel primo archetto utile, vado a fare i miei 9 punti alti, quindi nell'archetto ne ho fatto il numero 1, nel punto alto faccio il numero 2, nell'archetto successivo faccio il numero 3, dopodiché qui ho 3 punti alti, vado a lavorare punto su punto, faccio i miei 3 punti alti che diventano 6, qui ho l'archetto, ne faccio un altro e sono 7, qui ho il punto alto, ne faccio un altro e sono 8, qui ho l'ultimo archetto, faccio l'ultimo del gruppo e sono 9. Catenella di separazione, entro qui al centro, punto alto, catenella di separazione, rifaccio i miei 9 punti. Fatti 9 punti, aggiungo una catenella e vado a chiudere la riga con un punto alto sull'ultimo punto disponibile. Abbiamo terminato la riga numero 4, ora partiamo alla riga numero 5. Quindi giro il mio lavoro, faccio il punto basso su punto basso che vanno in sostituzione al mio primo punto alto, prendo il filo, entro nell'archetto, faccio un altro punto alto, dopodiché entro nel primo punto alto del gruppo di 9, faccio un altro punto alto, entro nel secondo, faccio un altro punto alto. In totale dobbiamo avere 4 punti alti, così come li abbiamo fatti all'inizio, alla riga numero 1. Catenella di separazione, salto 2 punti di base, entro nel terzo e vado a fare i miei 2 punti alti, catenella e 2 punti alti nello stesso punto di base, catenella, salto 1, 2, entro nel terzo punto utile, faccio un punto alto, entro nel punto successivo, faccio un punto alto, entro nell'archetto, faccio un altro punto alto, vado sul punto alto, ne faccio un altro, nell'archetto faccio un punto alto e gli ultimi 2. Qui dovremmo avere il gruppo di 7
il numero di 7 che abbiamo effettuato nella riga numero 1. Dopodiché aggiungo una catenella di separazione, entro nel terzo punto utile, vado a fare 2 punti alti, catenella e 2 punti alti nello stesso punto di base. Aggiungo una catenella di separazione, andiamo a fare i nostri 7 punti alti, quindi conto 1, 2, entro nel terzo punto utile, faccio un punto alto, entro in quello successivo, faccio un altro punto alto e sono 2, entro nell'archetto e faccio punto alto numero 3, vado sul punto alto e diventano 4, entro nell'archetto successivo e sono 5, vado nel punto alto che ho subito dopo, sono 6, entro nel secondo punto alto e sono 7. Catenella di separazione, salto i 2 punti di base, vado a fare il mio ventaglietto. Catenella di separazione, vado a chiudere la riga così come l'abbiamo iniziata, con 4 punti alti, quindi entro nel punto numero 3, punto alto, nel successivo punto alto, nello spazio creato dalla catenella punto alto e nell'ultimo punto utile un punto alto. Ora, arrivati a questo punto, dovremmo ripartire dalla riga numero 2. Se non vi ricordate a memoria la sequenza, potete tornare indietro col video fino alla riga numero 2 e rivedere ancora una volta questa parte del lavoro. Ci vediamo quando ho fatto un pezzettino un pochino più grande. Ed ecco finito il campione, è veramente un punto molto bello e anche semplicissimo da eseguire. Un punto abbastanza traforato, utilizzabile per stole, sciarpe, maglie, magliette, cardigan, probabilmente ne farò uno io prossimamente con questo punto. È molto adatto per alleggerire i nostri capi qualora avessimo intenzione di fare un capo per appunto questa stagione dove magari un punto pieno pieno può tenere molto caldo, abbiamo bisogno di qualcosa di più leggero e appunto essendo traforato ma non tanto, questo è un punto molto adatto. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, ad attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete, vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.